Salve, un tutorial velocissimo e facilissimo da fare. Tutto quello che serve è una lattina d'alluminio da trasformare in un barattolo, portapenne, portapastelli, portapennarelle o da trasformare in quello che più vi serve. Nel tempo, in base alle esigenze, di questi barattoli io ne ho realizzati diversi. Eccone qui alcuni, come vedete sono molto carini, molto colorati e molto divertenti. Tra l'altro questi sono anche piuttosto vecchi. Questo qua per esempio ha una data di scadenza del 2005, quindi un barattolo vintage di 15 anni fa. Ci sono diversi formati di lattina tra cui scegliere. C'è la classica lattina da 33 centilitri, anche questa però è in realtà una lattina da 33 centilitri, ma rispetto alla prima è più stretta e lunga. La scelta va fatta ovviamente in relazione a quello che si desidera mettere nel barattolo. Io intendo usarlo come portapenni o come portapennarelli. Esistono anche lattine più grandi. Questa ad esempio è da 50 centilitri, ha la stessa larghezza della lattina classica ma è più alta e potrebbe contenere oggetti diversi da penni o pennarelli. Nel tutorial userò la lattina classica da 33 cl. Gli strumenti necessari sono: nastro adesivo da carrozziere, serve per proteggere la lattina dai graffi dell'apriscatole. Forbici per tagliare lo scotch. Un comune apriscatole da cucina. Della carta vetrata a grana fine per eliminare possibili imperfezioni lasciate dall'apriscatole sulla lattina. Devo eliminare la parte superiore della lattina. Aprirla usando l'apriscatole come si fa con un normale barattolo di pelati. Ho preparato in precedenza un certo numero di piccoli pezzi di nastro adesivo da mettere attorno al barattolo, nella parte in cui userò l'apriscatole. Hanno lo scopo di proteggere la superficie della lattina da eventuali graffi che lo strumento potrebbe lasciare. Data la forma della lattina, piccoli pezzi di nastro risultano più pratici di un pezzo unico e lungo. Metto un doppio strato di scotch nel punto iniziale in cui applico l'apriscatole, perché qui viene esercitata una forte pressione per far entrare la lama nell'alluminio. Faccio percorrere all'apriscatole tutto il perimetro del barattolo, di modo che la parte da eliminare si stacchi da sola. Tolgo la parte tagliata ed elimino lo scotch. Vedo se il nastro ha protetto la superficie senza lasciare graffi. Controllo il risultato, verifico se il taglio è stato pulito o ha lasciato parti affilate. L'apriscatole in questo caso ha fatto un buon lavoro. Il taglio risulta preciso e pulito. Non ha lasciato bordi taglienti, solo nel punto in cui ho inserito l'apriscatole c'è una leggera increspatura. Se dovessero essere presenti parti taglienti di alluminio, queste vanno eliminate con la carta vetrata, per non correre il rischio di farsi male. Il tutorial è finito. Beh, che era veloce l'avevo detto.